Ciao a tutti ragazzi dal vostro Avatar e bentornati nella mia guida su Sorare. Oggi affrontiamo un tema molto speciale per quanto riguarda la gestione del nostro club. Quante volte ci siamo ritrovati nel caos più totale per gestire le nostre carte, calcolare i profitti, capire quanto abbiamo speso e quanto abbiamo guadagnato tra arene, tornei, aste, magari con fogli Excel complicatissimi o peggio ancora affidandoci solo alla memoria. Da oggi tutto questo cambia completamente perché vi presento Sorare Hub, il tool gestionale definitivo per Sorare, pensato e sviluppato su misura per noi dal mio amico nonché eccellente manager su Sorare Ale Zuff. Vi invito naturalmente a seguirlo su Sorare. Ecco qui la sua pagina, grande Ale. E allora, lui è stato in grado di realizzare un software pulito, sicuro e potentissimo che ci permetterà di avere il controllo totale delle nostre finanze e della nostra rosa in modo semplicissimo anche per chi parte completamente da zero. Quindi come fare per accedere a Sorare Hub? Allora, faccio una premessa fondamentale. Dato il livello di qualità elevato che ci viene fornito, Ale ha stabilito per l'acquisto un costo davvero irrisorio e super accessibile a tutti, di soli 10 euro all'anno, praticamente ce lo sta regalando meno di un caffè al mese per avere un supporto professionale costante e con tutti gli aggiornamenti inclusi. Dunque, per averlo, prima di tutto dovete contattare Ale Zup su Telegram, vedete, trovate anche il link qui sotto in descrizione. Lui vi darà le istruzioni per effettuare il pagamento, dopodiché potrete effettuare la registrazione andando alla home page di Sorare Hub, che vi lascio anch'essa in descrizione. Ed eccoci qui, inserite la vostra email e inviate la richiesta di attivazione. Una volta verificato il pagamento, vi sarà inviato l'accesso sulla mail che avete fornito e potrete così entrare nel gestionale. E passiamo ora al primo login. Una cosa che vogliamo sottolineare subito, perché giustamente la sicurezza viene prima di tutto, SorareHub non vi chiederà mai la password del vostro account ufficiale di Sorare. Il tool vive su un database separato, sicuro e protetto sul cloud, associato unicamente alla vostra email. Questa è una garanzia totale di privacy e sicurezza per i vostri asset su Sorare. Quando fate il primo accesso, la prima cosa caldamente consigliata da fare quindi è spostarvi nel menu di sinistra e cliccare sulla sezione Profilo e Sicurezza. Qui dentro troverete il box intitolato Cambia password, vi basterà inserire la vostra nuova password nei campi dedicati e cliccare sul tasto Aggiorna password. In questo modo il vostro account su StoreHub sarà protetto da una chiave d'accesso personale che vi permetterà di loggarvi in comodità da qualsiasi dispositivo, sapendo che i vostri dati sono al sicuro. Abbiamo poi la possibilità di aggiungere la mail di backup, possiamo inserire fino a due mail che potremo usare per accedere all'account con la stessa password o per richiedere il recupero password. E qui, una volta inserite, possiamo cliccare su Salva email di backup. Sempre in questa schermata, se ne avrete bisogno, troverete i pulsanti per il backup dati, di cui parleremo alla fine, e il tasto per effettuare l'eventuale logout esci dall'account. Perfetto, ora che la nostra porta è blindata e sicura, entriamo nel cuore pulsante del gestionale, la sezione Galleria e Campionati. Questa è la schermata principale che vi accoglierà e dove passerete la maggior parte del tempo per aggiornare la vostra rosa. In alto nella schermata abbiamo l'indicatore fondamentale spesa totale database espresso in euro. Questo contatore si aggiornerà automaticamente ogni volta che inserirete una carta dicendovi in tempo reale qual è l'investimento economico totale che avete fatto nella vostra gallery. Niente più stime a occhio, saprete al centesimo quanto avete speso. Sotto al contatore abbiamo il tool che vi permette di creare dei veri e propri tabelloni dedicati tramite la voce Aggiungi competizione. Qui potete inserire nomi come MLS, Premier League, Liga, eccetera. Quindi basta semplicemente andare qui su Aggiungi competizione, scrivere, facciamo un esempio con MLS e clicchiamo su Crea campionato. Molto bene.
Adesso se scendiamo vedete come ci viene aggiunto qui tabellone MLS all'interno del quale vedete c'è una sezione di ricerca per trovare appunto le carte di MLS di cui siamo in possesso e le possiamo filtrare per nome, seriale, rarità, stagione e ruolo. In questo caso vedete ci dice nessuna carta in questo campionato perché non ne abbiamo ancora aggiunte. Qui in alto abbiamo invece il tasto modifica per cambiare il nome della lega o anche il tasto elimina se vogliamo cancellarla. Da notare che sulla destra sarà presente un tasto che ci permetterà di scorrere rapidamente da una competizione all'altra. Andando subito sotto troviamo il form intitolato Inserisci nuove carte. È strutturato in modo intuitivo e facile da compilare e allora vediamo i campi uno per uno. Il nome, iniziamo a digitare nome e cognome del calciatore che vogliamo inserire, la stagione, mettiamo l'annata di riferimento della carta, rarità, tramite questo menu selezioniamo la categoria corretta, ruolo, quindi scegliamo ovviamente tra portiere, difensore, mid o attaccante, modalità di acquisto, specificate qui come avete preso la carta, se è tramite acquisto diretto o scambio, prezzo di acquisto, inserite la cifra esatta in euro che avete pagato per aggiudicarvi quel calciatore, quindi anche i centesimi, e nei casi in cui avete acquistato utilizzando crediti mercato, basta cliccare qui su questa levetta e poi inserire la quantità di crediti utilizzati per quella operazione, che solitamente sono il 50% del costo della carta. Il numero di seriale potete inserirlo se volete essere precisi chirurgicamente e poi associa a competizione. Cliccando qui potete collegare subito la carta al rispettivo torneo di appartenenza. Una volta compilati questi campi, vi basterà cliccare sul pulsante Aggiungi in galleria ed ecco che la carta entrerà a far parte del vostro database personale. Adesso andiamo a fare degli esempi inserendo i dati di giocatori per quanto riguarda sia l'acquisto diretto sia lo scambio. E allora partiamo con l'acquisto diretto. Come nome giocatore inseriamo per semplicità Lionel Messi, stagione facciamo 26-27, rarità limited, ruolo è un attaccante quindi forward, abbiamo detto acquisto diretto in questo caso e il prezzo ipotizziamo 100 euro e infine il numero di serie diciamo 100 su 1000. Ok, basta cliccare sul tasto associa a competizione ed ecco che ce l'abbiamo associato a MLS. Ora clicchiamo su aggiungi in galleria, perfetto. A questo punto basta andare giù su tabellone MLS, vedete, e ci ritroviamo. Lionel Messi, stagione 27, limited, numero 100, che ci è costato 100 euro. Con questo tasto possiamo andare a modificare i dati della carta o anche a cancellarla con quest'altro. Molto bene, invece andiamo adesso a fare un esempio con lo scambio. Quindi andiamo a fare uno scambio secco in denaro, prendiamo stavolta una carta di Evander e allora in questo caso andiamo ad inserire i dati, quindi andiamo su scambio e allora ipotizziamo di aver fatto un'offerta di 50 euro per la carta di Evander, però non la inseriamo qui perché dice giocatori dati via, ma dobbiamo andare su giocatori ricevuti in questo caso, quindi scriviamo Evander, stagione 26-27, seriale mettiamo 100, limited, ruolo centrocampista, valore 50 euro ad esempio. Ok, soldi ricevuti non ne abbiamo, quindi lasciamo 0 e associamo a MLS. A questo punto quindi basta cliccare su aggiungi in galleria. Vedete che adesso ci ritroviamo due carte, una di Messi, ok, e una di Evander. Per quella di Evander ci dice che è stato uno scambio, pagato 50 euro e come vedete soldi dati 50, nessun giocatore nello scambio e nel totale in alto ci viene detto due carte in galleria e 150 euro spesi in tutto. Benissimo, a questo punto ragazzi invece vogliamo fare uno scambio con una contropartita di denaro più carta. Quindi andiamo ad inserire modalità di acquisto scambio, ok? Facciamo 50 euro dati
Giocatori dati via, in questo caso ipotizziamo di dare la nostra carta di Evander, quindi reinseriamo i dati della carta e valore 50 euro. Ok. Ora, per quanto riguarda i giocatori ricevuti, inseriamo un'altra carta di Lionel Messi, quindi stagione 26-27, limited, numero di serie, visto che già ne abbiamo una, stavolta mettiamo 200, valore 100 euro. Quindi in questo caso vedete come noi stiamo dando 50 euro più la carta di Evander, che ne vale altri 50, per ottenere la carta di Messi del valore di 100 euro. Ehm, allora, euro ricevuti niente, quindi lasciamo così. Sempre associamo MLS, in questo caso abbiamo solo quella come competizione, quindi non possiamo sbagliare, e aggiungiamo in galleria. Ritornando al tabellone di MLS ci ritroviamo due carte totali con una spesa totale di 200 euro. In questo caso ragazzi ci calcola che cosa? 100 euro totali di spesa perché 50 euro cash più il valore di Evander quantificato sempre in 50 euro. La stessa cosa possiamo fare amici se vogliamo fare uno scambio all'inverso. Quindi ipotizziamo di non dare soldi, ma di dare via una carta di Messi, eccola qui, seriale numero 200, eccetera, valore 100 euro, e riceviamo invece una carta di Evander, stagione 26-27, seriale stavolta mettiamo 200, eccetera, del valore di 50 euro. Più vedete riceviamo alla fine 50 euro in questo caso perché abbiamo dato via la carta di Messi che ne valeva 100, quindi la contropartita netta è di 50 euro. Facciamo associa a competizione MLS e aggiungi in galleria. Benissimo. Penso ragazzi che sia abbastanza chiaro, poi si possono inserire scambi di qualunque tipo, quindi solo carte oppure soldi e diverse carte, insomma, intanto qui ci viene regolarmente calcolato tutto e alla fine vedete come in alto su spesa totale database ci viene dato il valore che abbiamo al momento della nostra spesa totale. Molto bene ragazzi. Passiamo adesso alla seconda voce del menu laterale, cioè arene essenze di XP. Sappiamo benissimo quanto le arene e i punti esperienza siano fondamentali su Sorare per far crescere le carte e massimizzare i ritorni. Sorare Hub ha una sezione dedicata che vi permette di tracciare ogni singola sessione. La schermata è divisa in base alla rarità delle arene. Per ogni rarità il gestionale vi offre una panoramica istantanea, calcolando le essenze nette accumulate, il totale di XP guadagnati, il costo per XP cumulativo. Questo raga è una metrica geniale per capire esattamente quanto vi sta costando in termini di essenze l'acquisizione preziosa di punti XP. Sotto a queste trovate il box registra sessione, ad esempio qui abbiamo registra sessione Arene Limited, da compilare in pochi secondi ogni volta che terminate una sessione di arene. E quindi andrete ad inserire essenze spese per partecipare, essenze vinte come premio, XP vinti in quella specifica sessione. E poi si va a cliccare sul tasto salva sessione e adesso andremo invece a fare un esempio standard registrando una sessione di arena. Mettiamo in questo caso 1000 essenze spese, 750 essenze vinte e 1000 punti XP vinti come esempio. E una volta cliccato su salva sessione la ritroviamo intanto memorizzata nell'arena sottostante storico sessioni che ci permette di avere un controllo finanziario e di crescita a livello professionale. Mentre tornando su vediamo come ci sono state calcolate le essenze nette, nel nostro caso meno 250, gli XP ottenuti che sono 1000 e il costo per XP cumulativo che in questo caso equivale a 0,25 essenze per ogni XP guadagnato. Perfetto amici. Arriviamo adesso alla sezione forse più entusiasmante per chi gioca a Sorare, obiettivi e ROI. Qui è dove il gestionale diventa un vero e proprio assistente finanziario per le nostre vincite. In alto troviamo il riquadro dell'aggiornamento automatico vincite. Qui il sistema monitora i risultati legati ai tornei che state disputando. Trovate i riquadri dedicati per ogni competizione, come
in questo caso MLS Streak e MLS Leaderboard, accompagnati da un'area grafica che si animerà non appena comincerete a registrare i premi. Se avete vinto dei premi cash, potete registrarli tramite il seguente modulo semplicissimo. Quindi inserite il valore da incrementare, selezionate la data della vincita, scegliete la categoria di riferimento tra quelle disponibili, cliccate su conferma ed incrementa. E facciamo adesso degli esempi. Nel valore di vincita inseriamo 25 dollari come se avessimo vinto il terzo step in MLS. Come data possiamo lasciare anche oggi. Categoria MLS Streak, in questo caso, e confermiamo. Un altro esempio lo possiamo fare invece con la leaderboard. Nel valore possiamo mettere 100 dollari. Data facciamo 1 agosto e categoria appunto MLS Leaderboard, conferma ed incrementa. A questo punto vedete che i dati sono stati inseriti nella cronologia vincite cash, dove cliccando qui possiamo anche modificare o eliminare. Sopra, nel riquadro grafico, vengono aggiornati i premi ed appare la classica torta che ci dà la proporzione delle nostre vincite. Scendendo invece abbiamo il bellissimo istogramma statistico intitolato Vincite cash per mese, che mostrerà l'andamento dei vostri guadagni mese per mese lungo tutto l'arco dell'anno. Scendendo ancora troviamo una delle funzioni più potenti di SolarHub, il quintetto vincente e la sezione dedicata alle competizioni classic da 7 giocatori. Qui potrete associare i ruoli ai vostri giocatori schierati nelle varie competizioni. Una volta composto il vostro quintetto o la vostra formazione da 7 giocatori, potete inserire i soldi vinti o le essenze barra carte vinte in quel turno specifico. Selezionate la rarità di riferimento, ad esempio limited, e cliccate sul pulsante calcola e distribuisci ROI. Da specificare raga che ogni quintetto o squadra a 7 che va a premio bisogna inserirli singolarmente per il calcolo del ROI. Quindi se ad esempio in una GV facciamo la streak con più squadre diverse nella stessa competizione, queste vanno inserite una ad una. Stessa cosa se in una competizione andiamo a premio sia nella streak che nella leaderboard, vanno sempre aggiunte separatamente. A questo punto il software restituirà un calcolo perfetto del ROI attraverso una classifica ROI giocatore ordinata per rendimento, facendovi capire subito quali elementi della rosa stanno ripagando l'investimento e quali invece stanno rendendo meno. Ok, andiamo con gli esempi. Ovviamente, raga, per poter calcolare il ROI, i giocatori da inserire devono essere presenti già nella galleria. Quindi, io per comodità vi faccio vedere, li ho già registrati tutti, eccoci, con i loro dati, compreso il prezzo di acquisto. Benissimo. Quindi adesso possiamo creare il nostro ipotetico quintetto e basta cliccare nello spazio per ogni ruolo e apparirà la lista dei giocatori che abbiamo a disposizione. Inseriamo in questo caso Blake, in difesa abbiamo Wagner, mid Evander, attacco Messi ed extra facciamo Gill. Soldi vinti, possiamo inserire ad esempio 500 dollari, essenze vinte ipotizziamo 5000, rarità limited e andiamo su calcola e distribuisci ROI. Lo stesso possiamo fare per la competizione SO7, che si tratti di All Star, Under 23 o Champion, e inseriamo Blake, Wagner, secondo difensore Ocampo, Evander e Gill a centrocampo, Messi e come carta extra Dreyer. Allora, i premi qui possono essere solo in essenze o carte. Per esempio possiamo inserire 5.000 essenze vinte e una carta vinta ed andiamo ad inserire i dati della carta. Prendiamo ad esempio Ugo Lloris, ok, stagione 27, limited, portiere seriale 100, valore diciamo 50.
competizione MLS e possiamo calcolare anche qui il ROI. Cosa succede adesso? Prima cosa, scendendo abbiamo salvato le essenze totali vinte per rarità, mentre andando ancora giù la classifica ROI giocatori, nella quale possiamo vedere, col mio esempio, il rendimento individuale dei nostri giocatori utilizzati e possiamo anche ordinarli per soldi vinti o essenze. Perfetto. E passiamo ora a un'altra schermata fondamentale, soprattutto per chi fa trading e compravendita su Sorare, quella delle plusvalenze. Spesso quando compriamo e vendiamo giocatori, ragazzi, perdiamo il conto dei profitti reali. Con SorareHub tutto questo viene automatizzato. In alto a destra un contatore totale ci mostra la cifra netta dei profitti. Al centro invece troviamo la sezione giocatori venduti. E come funziona? È facilissimo. Quando decidete di vendere un giocatore, basterà andare nella sezione galleria, ecco che andiamo, clicchiamo su modifica in corrispondenza della carta venduta e inseriamo il prezzo di vendita effettivo. Fatto questo, il tool calcolerà in automatico e al centesimo la differenza tra il prezzo a cui l'avete acquistata e il prezzo a cui l'avete ceduta. La plusvalenza o minusvalenza comparirà magicamente qui nella schermata plusvalenze, sommandosi al bilancio complessivo del vostro club su Sorare. E allora simuliamo la vendita di una carta, quindi andiamo su galleria. Diciamo che abbiamo venduto la carta di Messi che avevamo acquistato a 100 euro e ipotizziamo una svalutazione e quindi la vendiamo a 80 euro. Ok, clicchiamo su salva e ritorniamo su plusvalenze. Chiaramente vedete che abbiamo un negativo di 20 euro, quindi una minusvalenza, che in questo caso corrisponde anche al nostro totale. Ok, continuando troviamo poi la sezione resoconto stagione. Allora, vediamo come funziona nel dettaglio. Nella parte superiore abbiamo il bilancio stagione. La piattaforma in pratica mette a confronto le vincite totali cash e i depositi totali effettuati, dandoci un quadro chiarissimo di come sta andando la nostra gestione economica, calcolando in automatico il netto stagione. Nel nostro esempio ci dà un più 125 euro che corrisponde alle vincite cash di MLS che avevamo già registrato. Se immaginiamo di aver fatto un deposito, è sufficiente inserire nel box nuova ricarica, l'importo esatto della ricarica, la data e potete anche aggiungere una nota come promemoria. Cliccate su aggiungi ricarica e il bilancio si aggiornerà all'istante. Quindi, ad esempio, abbiamo fatto un deposito di 100 euro, ok, in data odierna, e come nota inseriamo acquisti MLS. Clicchiamo aggiungi ricarica e come vedete il nuovo netto stagionale adesso è di più 30 euro. Questo perché, dettaglio importante ragazzi, viene sottratto il deposito che abbiamo fatto al netto della commissione di Sorare che è del 5% sui depositi e sotto vediamo anche lo storico delle ricariche. Benissimo, scendendo ancora troviamo la sezione carte vinte, che mostra la lista completa di tutte le carte ottenute in premio e che abbiamo precedentemente registrato nella sezione obiettivi e ROI. Nel nostro esempio c'è, vedete, Lloris che avevamo registrato come carta vinta nelle competizioni Classic. Sempre all'interno del resoconto stagione troviamo la scheda dedicata invece al craft delle carte che ci servirà a registrare e monitorare tutte le operazioni di craft effettuati durante la stagione, permettendoci di calcolare il costo e il valore medio delle essenze spese. Nella parte alta troviamo i tre indicatori chiave che sono carte craftate in totale essenze spese, quindi utilizzate finora per i craft, valore medio per essenza. Questo è un indicatore molto utile che calcola il rapporto tra il valore delle carte craftate e le essenze investite. Ora, per inserire i dati di un craft che abbiamo completato, utilizziamo il modulo nuovo craft. Come data del craft, ad esempio, possiamo lasciare anche quella odierna,
nome del giocatore che abbiamo craftato, facciamo ad esempio Buanga, ok, stagione rarità, la stagione di appartenenza, esempio 26-27, e la rarità limited. Ruolo e seriale, come ruolo qui attaccante, e il numero di serie della carta mettiamo 100. Il valore stimato della carta al momento del craft facciamo 50. Varietà di essenze spese lasciamo limited, e la quantità diciamo che abbiamo speso solo 1000 essenze. Associamo come al solito a tabellone MLS e clicchiamo su Registra Craft. Una volta registrato il craft verrà aggiunto automaticamente allo storico carte craftate sottostante e aggiornerà il grafico dove risulterà il valore totale dei craft per ogni mese. Tutto questo ci permette di avere una visione più chiara sulla convenienza e sul rendimento delle nostre risorse su Sorare. Benissimo, e invece amici, per i fan come me della wheel di Sorare abbiamo anche la sezione dedicata sempre nel menu laterale. Qui possiamo tenere traccia di tutti i giri di ruota effettuati, dalle ricompense ottenute e di calcolare esattamente ogni tipologia di premio accumulato nel tempo. La schermata è divisa in 3 sezioni principali: contatore giri, il blocco giri di ruota totali vi mostra il numero complessivo dei tentativi registrati, registra il giro di ruota, il modulo operativo per inserire ogni singolo giro, e premi acquisiti, che è un riepilogo suddiviso per categorie che somma tutti i premi vinti, e a sua volta abbiamo poi il box indizi che mostra la suddivisione tra i vari indizi. Molto bene, andiamo a compilare il modulo per registrare un nuovo giro. Allora, data del giro di ruota, selezione dei premi, qui utilizziamo le levette per attivare le categorie, per essenze, XP e crediti mercato, attivandoli potrete digitare la quantità esatta ottenuta. Se vincete una carta tramite la ruota, attivate e compilate i dati della carta vinta. Per gli indizi attivate l'opzione e inserite il tipo e la quantità corrispondenti. E per salvare clicchiamo ovviamente sul pulsante Registra Giro. I dati inseriti aggiorneranno il contatore generale in alto, i totali dei premi acquisiti, e verranno archiviati nello storico giri di ruota in fondo alla pagina. Ecco qui. Ora facciamo un giro di prova, quindi lasciamo data di oggi, ipotizziamo di aver trovato l'indizio tire più alto, mettiamo la quantità 10 e registriamo il giro. Ok, come vedete giri totali 1, tra i premi acquisiti totale indizi 10, del tipo tire più alto, e lo troviamo anche all'interno dello storico. Benissimo ragazzi, siamo quasi arrivati alla fine del nostro viaggio su Sorare Hub, ma prima ancora di salutarci voglio ricordarvi un dettaglio fondamentale che trovate in fondo a tutte le schermate che abbiamo visto, cioè il riquadro backup dati. Anche se i vostri dati sono già salvati in modo sicuro e associati al vostro account personale, la regola d'oro di ogni buon manager è non rischiare mai nulla. Cliccando sul pulsante Esporta file di backup potrete scaricare in qualsiasi momento un file locale di sicurezza direttamente sul vostro computer o smartphone. Se un domani dovreste averne bisogno, con il tasto Importa file di backup potrete ripristinare tutti i vostri dati in un solo istante. Ultima cosa, raga, Ale ha anche creato un gruppo Telegram dedicato a tutti gli utenti di Sorare Hub, nel quale verranno pubblicati gli aggiornamenti futuri e dove potrete anche inserire vostre proposte e feedback. Amici, tirando le somme, stiamo parlando di un tool fenomenale, leggero e facile da usare, creato da un appassionato per gli appassionati, che vi evita ore di calcoli manuali e vi permette di avere un'anteprima finanziaria professionale della vostra avventura su Sorare. Il mio invito, ragazzi, è utilizzatelo, perché può rappresentare davvero la nostra arma vincente su Sorare. E quindi, ricapitolando i passi per averlo: contattate Ale su Telegram, trovate il link in descrizione. Vi darà le istruzioni per effettuare il pagamento. Registratevi e inserite la vostra email per l'abilitazione. Riceverete un'email con il link di attivazione e da lì potrete godervi il vostro nuovo gestionale.
E allora ragazzi, la nostra guida su Sorare Hub termina qui. Se il video vi è stato utile vi invito come sempre a lasciare like, iscrivervi al canale e a scrivere qui sotto nei commenti se avete domande o dubbi, e per tutte le info naturalmente potete contattare Ale al suo link Telegram. Trovate tutto in descrizione. Noi ci vediamo nel prossimo episodio e ricordate, evviva Sorare, evviva il divertimento, ma evviva anche i nostri soldi. Ciao a tutti, bye Avatar!